Ragazzi, oggi, stessa location del video precedente, oggi allora volevo farvi vedere una chicchetta, diciamo, no? Insieme a voi, io appunto, andavo a aprire il Growatt, ok? Il Growatt in questione è appunto quello che è gentilmente offerto da Andrea. Grazie ad Andrea stiamo facendo questi video, sta mandando avanti il canale lui, ti ringrazio. I miei grazie non saranno mai abbastanza. Apriremo il Growatt, ok? Andremo dentro a vederlo insieme. Praticamente grazie a un commento di Carmine che ha fatto sotto il video del Growatt, che semplicemente ha detto magari vai ad aprirlo. Allora gli ho riferito anche ad Andrea. Andrea appunto lui era d'accordissimo. Oltretutto ho provato a commentare sotto il commento di Carmine che per lui andava bene, che avrei fatto questo video più avanti, ma non so perché non riuscivo a commentare tra una balla e l'altra. Vabbè, niente, eccoci qua con questo video. Oggi andremo ad aprirlo insieme, lo andremo a vedere internamente come è fatto, da cosa è composto e niente, appunto andremo a vederlo insieme come ho già detto, e andremo a vedere oltretutto se ha l'ATS o comunque sia il relè interno. Adesso mi viene da dire ATS, ma se ha il relè interno per la messa a terra. Niente, come solito vi ringrazio in anticipo per la visione di questo video e vi ringrazio, mettete un bel like e niente, andiamo a vedere questo inverter. Allora ragazzi, ecco qua il gioiellino, andiamo a svitare le viti per l'appunto e poi lo andiamo a vedere insieme. Ok, e questo è il nostro, questo lo posso anche appoggiare qui senza andare a rimuovere, che magari si rischia solo di danneggiarli. Adesso stacco la fotocamera e ve lo faccio vedere da vicino. Questo è l'inverter. Allora, facciamo così che è meglio. Adesso andremo a rimuovere, qua li ho già rimossi, le due mollette, così tiriamo su e vediamo meglio senza riflessi qua sotto. Comunque sia, possiamo appunto notare, come dicevo prima, dal caricatore, appunto dove entrano dentro i pannelli solari. Qui prende l'aria, la butta dentro qui, ok, la raffredda. Qua sotto ci sono dei MOSFET, appunto, toroidi, condensatori. Adesso ripeto, smonto quella parte lì e andiamo a vedere sotto bene, perché se no quella pellicola là mi fa riflessi, ok? Poi andiamo a vedere qua se abbiamo ATS o comunque sia relè interni per la commutazione del neutro terra, ok? Ok ragazzi, allora mollette rimosse. Adesso andiamo a togliere la protezione, la pellicola. Allora non so se riesco a inquadrarvele bene, adesso magari prendo una torcia così facciamo luce, aspettate. Ok, allora là sotto possiamo vedere i MOSFET, ok, una parte dei MOSFET. Quindi cosa succede? Che vanno sul dissipatore, appunto, una volta che scaldano vanno in questo grosso dissipatore, appunto l'aria viene qui che si scalderà tutta grazie ai MOSFET, appunto, che quando scaldano un po' quello e un po' di qua, praticamente vabbè, questa ventolina butta dentro aria, raffredda qui, a sua volta l'aria calda va in giro qui, già questo poi su lui si scalda, dopodiché viene estratta, un po' va fuori dalle feritorie qua che abbiamo sia a destra che a sinistra e un po' appunto viene estratta da queste due ventole. Allora adesso passiamo di qua e poi facciamo tutte le considerazioni finali. Possiamo vedere qui comunque sia i componenti sono veramente generosi, nel senso
Adesso magari faccio andare piano piano in modo che potete vedere tutto. Ok, adesso io ho fatto luce di sotto per farvi vedere un attimo. Allora, qui abbiamo, se andiamo, scusate il rumore, se andiamo a vedere dentro, qui abbiamo la terra che praticamente è avvolta dalla sua ferrite per interferenze, di conseguenza anche fase neutro sono tutti avvolti, ok, per evitare interferenze varie. Qui intanto continuo a farvi vedere e poi vi dico secondo me cosa magari potevano leggermente migliorare. Come abbiamo già visto, comunque la morsettiera è generosa, comunque è veramente, per essere comunque sia di fascia off grid, io ai tempi avevo aperto anche un Voltronic e vi dico che il Voltronic non c'è niente a che fare comunque sia con la componentistica interna che ha il Growatt, veramente, cioè fino adesso sono rimasto piacevolmente sorpreso. Allora, due considerazioni: io avrei messo una ventola, una e una due, magari facendo un attimino più largo, comunque sia avrei messo quelle due ventole in immissione, ok, e perché se sono girate così vuol dire che queste sono in estrazione, quindi avrei magari girato le ventole e le avrei messe in immissione con una e una due che buttavano fuori l'aria, ok, anche perché se pensiamo al caldo, il caldo tendenzialmente questo inverter verrà messo in verticale, appunto si monta in verticale, quindi se tanto mi dà tanto il calore tende ad andare in alto, no? Quindi tu praticamente stai cercando di forzare il naturale flusso, ok, del calore, no? Comunque sia delle correnti, roba varia. Se noi giustamente qui l'airflow, no? Ok, si dice il circolo dell'aria non è, secondo me, a parer mio, l'unica critica che ho è questa, non è ottimizzato al meglio. Poi vedo che non c'è, come possiamo notare, non c'è il relè per la messa a terra. Sto cercando di guardare, ma forse magari chi è più esperto di me in questo momento non lo sto vedendo. Qui abbiamo il suo caricatore, appunto il caricatore, se riesco mi inquadro anche i MOSFET lì sotto, e qui abbiamo, qui ridiamo uno sguardo veloce all'ingresso DC dai pannelli. Come possiamo vedere anche qui, qua non sto a rimuovere la plastica, comunque vediamo che anche questi sono avvolti nella sua ferrite. Qui rivediamo la morsettiera, che sia, ripeto, nulla da dire sui componenti di questo inverter, anzi la primo acchitto è anche abbastanza dimensionato bene il tutto. Io continuo a farvi una panoramica dei componenti, almeno appunto vi fate anche voi un'idea del suo interno. Il mio scopo era questo, farvi vedere appunto il suo interno, cosa troviamo dentro e quant'altro. Allora ragazzi, sbirciando meglio senza telecamera, mi sono accorto, non so se riesco a farvelo vedere, che abbiamo il relè, ce l'abbiamo l'ATS, lo vedete lì? Non so se riesco a farvelo vedere, eccolo lì, aspetta che magari zoom un pelino, eccolo lì, il giocattolino, l'incriminato, lo vedete? Adesso mi zoom davanti, ma è quello, il cucciolo, guardalo lì, eccolo lì, lo vedete? Maledetto, era imboscato bene, dicevo che non c'era ma è imboscato bene, quindi abbiamo la presenza anche, questo in teoria non esce bifase, bene 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 bene.
Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Come potete, traendo le conclusioni, allora come avete visto anche voi, internamente appunto il Growat ha un ATS al suo interno, come abbiamo appena visto. Inizialmente non lo vedevo, ma perché era abbastanza infrattato dentro fra i cavi. Ed è un bene, questo è un bene, perché così non dobbiamo andare fuori a fare cavallotti strani e robe varie. Per me è già un punto di... è un bel pregio. La componentistica abbiamo visto insieme che è veramente, allora, per la fascia di prezzo, poi io mi oriento sempre, o comunque sia, parto dal presupposto che per la fascia di prezzo e per il segmento in cui si posiziona questo inverter, per adesso sto, come ho già detto prima, per adesso sto rimanendo soltanto che stupito in maniera positiva. Come abbiamo visto, magari vi lascio anche qualche carrellata di video, al suo interno è veramente ben fatto. L'unica cosa, appunto, l'unico appunto che ho da fare in una nota negativa è appunto, come abbiamo detto prima, come vi ho detto prima, riguarda l'airflow, no? Praticamente il flusso di ingresso aria fredda e uscita aria calda. Io avrei fatto in maniera diversa, nel senso avrei girato le ventole, avrei fatto appunto che spingevano, ok, aria fredda dal sotto, in modo che una volta che mi spingevano quest'aria fredda da sotto veniva espulsa da sopra. Almeno, ripeto, a vederle così come sono girate le ventole, in teoria sono appunto, lavorano al contrario, il che non è tanto, non mi spiego perché hanno fatto questa scelta. Avrei messo ulteriori 2 ventole poste ai laterali dove ci sono i filtri, ok, dove ci sono le grigliette, avrei messo altre 2 ventole in estrazione. Praticamente cosa succedeva? Che le ventole sotto spingevano sotto aria fredda, di conseguenza con le altre 2 che spingevano fuori l'aria calda, ok, facevano questo flusso che praticamente mi abbassava di maledetto le temperature e non mi permetteva all'aria calda di ristagnare all'interno dell'inverter. Così facendo appunto trae beneficio tutta l'elettronica a bordo dell'inverter e quant'altro, tutti i componenti comunque sia stanno belli a fresco. Ripeto, magari mi sbaglio io come sono posizionate le ventole, però guardandole le ventole poi vedremo una volta che accendiamo l'inverter, sarà mea culpa se le ventole effettivamente buttano dentro aria fredda. Però a vederle così di primo acchitto le ventole sono girate in modo che queste appunto buttano fuori aria calda dal basso. Non volevo farvi questo mega super pippone, però appunto ci tenevo a dire che secondo me l'unica appunto nota negativa era questa. Secondo me era meglio così. Certo, si possono, abbiamo visto, si possono magari anche smontare, girare e aggiungere 2 ventoline di lato. Quindi la modifica, se si vuole fare, secondo me non è neanche fin troppo complicata. Secondo me può solo trarre beneficio e basta. E magari con la scusa che noi apriamo l'inverter, se sentiamo che è troppo rumoroso, andare a mettere appunto delle ventole che siano meno rumorose. Detto questo ragazzi, io ringrazio come sempre Andrea per questo supporto al canale, perché sta dando un gran contributo al canale. Colgo l'occasione per dirvi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e appunto entrate nel gruppo Telegram, fate quello che volete ragazzi, io sono qua e vi saluto, si saluta ciao 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 ciao. Oh, non prendetemi per scemo, ma io sono fatto così, poi col tempo mi conoscerete ancora meglio.